Samurai Sword è un gioco di carte da 3 a 7 giocatori ambientato nel Giappone feudale, dove i giocatori dovranno combattere per rubarsi tra di loro punti onore e ottenere la vittoria a fine partita. Questo gioco di carte è una variante del gioco Bang del medesimo autore. I giocatori a inizio partita si dividono in 3 squadre segrete: la squadra dello shogun e i samurai, quella dei ninja e il ronin, che fa squadra da solo. Lo scopo del gioco per ogni squadra è guadagnare il maggior numero di punti onori a fine partita o, in alternativa, di avere l'ultimo giocatore in gioco. Nel gioco sono presenti 7 ruoli, che vengono pescati casualmente a inizio partita dai giocatori e determinano l'assortimento delle squadre. 12 personaggi, ognuno con un'abilità speciale diversa dall'altro. 90 carte da gioco, che includono 32 armi, ovvero le carte con gli angoli rossi, 43 azioni, con gli angoli della carta di colore giallo, e 15 proprietà, che hanno i suddetti angoli di colore blu. 36 punti resistenza, ovvero i punti ferita di ciascun giocatore determinati dal personaggio scelto a inizio partita. 30 punti onore, cioè i segnalini che ogni giocatore deve rubare agli avversari, portando a zero la loro resistenza utilizzando carte e abilità. E una carta riassuntiva dei punteggi, che viene utilizzata per il calcolo del punteggio finale di ogni squadra. I personaggi hanno un'abilità speciale unica e, a meno che non sia specificato diversamente, ogni giocatore può utilizzarla quante volte vuole finché possibile. Ogni carta personaggio ha inoltre un valore di resistenza, cioè quante ferite può subire prima di essere sconfitto. Quando un giocatore dunque perde l'ultimo punto resistenza, ignora eventuali ferite aggiuntive ed è considerato indifeso fino al suo prossimo turno. Dopodiché consegna un punto onore al giocatore che lo ha sconfitto. Questo vale anche per le carte Grido di battaglia e Jiu-Jitsu. Se un giocatore rimane senza punti onore, viene innescata la fine della partita. I giocatori indifesi vengono considerati tali se non hanno più punti resistenza o se non hanno carte in mano. Un giocatore indifeso non può essere bersaglio di carte arma, è immune alle carte azione Grido di battaglia e Jiu-Jitsu e non viene conteggiato nella difficoltà d'attacco, che verrà spiegata a breve nel tutorial. A parte questo, sono in gioco in tutto e per tutto. Le armi servono ad attaccare un altro giocatore e successivamente sono scartate a prescindere dall'esito dell'attacco. Salvo eccezioni, è possibile giocare solo un'arma per turno. Ogni carta arma ha un valore di difficoltà d'attacco, ovvero la distanza massima raggiungibile dall'arma stessa. Questa è definita dal numero minimo di posti tra il giocatore attaccante e il difensore, contati in senso orario o antiorario, escludendo eventuali giocatori indifesi. E un numero di ferite che l'arma infligge, ovvero il numero di punti resistenza da far perdere all'avversario se l'attacco va a segno. Se un giocatore vuole giocare un'arma contro un avversario, deve dunque controllare la difficoltà per attaccare il giocatore bersaglio e se l'arma in questione è in grado di raggiungere o superare tale difficoltà. Le azioni hanno un effetto immediato non appena vengono giocate, dopodiché vengono scartate. Una di queste azioni permette di parare un colpo inflitto da un'arma di un avversario. Queste carte parata vengono identificate dal simbolo di 2 braccia incrociate e possono ovviamente essere giocate durante il turno di un avversario. Un attacco parato non ha effetto e non infligge ferite. Non è possibile giocare le proprie parate per difendere altri giocatori. Le proprietà, a differenza delle armi e delle azioni, sono effetti duraturi e una volta giocate restano in gioco di fronte al giocatore. Tuttavia, i giocatori possono essere costretti a scartarle a causa di effetti di alcune carte, come ad esempio la geisha. È possibile mettere in gioco più carte con lo stesso nome. Una carta molto utile tra le varie proprietà è l'armatura, che permette al giocatore di variare la difficoltà con cui gli avversari possono attaccarlo. Ogni armatura in gioco aumenta di 1 la difficoltà agli altri giocatori. La difficoltà d'attacco del possessore dell'armatura resta invariata. In base al numero di giocatori si prendono un certo numero di ruoli dal mazzo corrispondente. Se si gioca in 4 si deve includere uno shogun, un samurai e 2 ninja. Questi ultimi vengono scelti a caso dalle 3 carte ninja disponibili. Il terzo viene rimosso dal gioco a faccia in giù. Se si gioca in 5, la partita includerà uno shogun, un samurai, un ronin e 2 ninja. Se si gioca in 6, uno shogun, un samurai, un ronin e 3 ninja.
E infine, se si gioca in 7, uno shogun, 2 samurai, un ronin e 3 ninja. I ruoli scelti vengono mischiati e distribuiti tra i giocatori casualmente a faccia in giù. Ognuno controlla segretamente la propria carta. Successivamente, lo shogun rivela il proprio ruolo e pone la relativa carta a faccia in su di fronte a sé. Ogni altro giocatore deve mantenere segreto il proprio ruolo. Si mischiano le 12 carte personaggio e se ne distribuisce casualmente una ad ogni giocatore a faccia in su. Ognuno annuncia il nome del proprio personaggio e ne legge l'abilità ad alta voce. I giocatori dunque prendono tanti punti resistenza quanti indicati sulla carta personaggio e li pongono su quest'ultima. I punti resistenza rimanenti vengono ammucchiati al centro del tavolo. Lo shogun riceve 5 punti onore e tutti gli altri ne ricevono 4. Tuttavia, nelle partite da 4 o 5 giocatori, ogni giocatore eccetto lo shogun ottiene solo 3 punti onore. Una volta ottenuti i relativi punti, questi vengono collocati sulla propria carta ruolo. I punti onore rimanenti vengono riposti nella scatola. Si mischiano le 90 carte da gioco e si distribuiscono in senso orario a tutti i giocatori a partire dallo shogun. Quest'ultimo riceve 4 carte, il secondo e il terzo giocatore 5 carte, il quarto e il quinto 6 carte e il sesto e il settimo 7 carte. Il mazzo restante viene posto al centro del tavolo. Samurai Sword si divide in turni di gioco. Lo shogun inizia per primo, seguono gli altri giocatori in senso orario. Il turno di gioco di ogni giocatore si divide in 4 fasi. Se il giocatore di turno non ha punti resistenza, li recupera tutti, prendendo dalla riserva tanti punti quanti ne sono segnati sulla propria carta personaggio. Se il giocatore possiede uno o più punti resistenza, salta questa fase. Il giocatore di turno pesca le prime 2 carte dal mazzo. Se il mazzo termina, si mischiano gli scarti e si forma un nuovo mazzo da cui pescare. Allo stesso tempo, tutti i giocatori scartano un punto onore nella scatola. Questo può causare la fine della partita. Il giocatore di turno può giocare carte a suo vantaggio o contro gli altri giocatori, cercando di sconfiggere chi crede possa appartenere ad un'altra squadra. Non è obbligatorio giocare carte in questa fase. Il numero massimo di carte che un giocatore può avere in mano alla fine del turno è 7. Se il giocatore di turno ha più di 7 carte, scarta quelle in eccesso. Il turno termina e il gioco prosegue con il prossimo giocatore in senso orario. La partita termina non appena uno o più giocatori esauriscono i loro punti onore. Ogni giocatore rivela il proprio ruolo e si contano i punti. Il punteggio di un giocatore è dato dai suoi punti onore moltiplicati per un bonus che dipende dal numero di giocatori e dal suo ruolo. Inoltre, ogni carta daimyo in mano a fine partita vale un punto onore, ma non per il ronin, che non può ottenere punti da tali carte. I punti delle carte daimyo non vengono mai moltiplicati. Lo shogun somma i punti con i samurai, i ninja con gli altri ninja e il ronin conta i punti da solo. Se la partita termina perché un giocatore è stato sconfitto da un membro della sua stessa squadra, tale squadra subisce una penalità di 3 punti onore. La squadra che ha totalizzato più punti vince la partita. Questa vittoria è detta vittoria d'onore. In caso di un pareggio tra i ninja e un'altra squadra, vincono i ninja. Se lo spareggio è tra il ronin e la squadra Shogun Samurai, quest'ultima è la vincitrice. Se durante il gioco tutti i giocatori tranne uno sono rimasti senza punti resistenza, la partita termina immediatamente e la vittoria viene assegnata alla squadra dell'unico giocatore con punti resistenza. Questa vittoria speciale è detta vittoria del maestro di spada. Questa regola non si applica se l'unico giocatore con punti resistenza ha sconfitto uno o più membri della stessa squadra in quel turno. La partita termina ugualmente, ma si contano normalmente i punti come per la vittoria d'onore. In una partita a 3 giocatori si giocherà con uno shogun e 2 ninja. Lo shogun inizia il gioco con 6 punti onore, i ninja con 3. La partita si svolge seguendo le normali regole con alcune eccezioni. Durante il suo turno, lo shogun può pescare una carta in più e può giocare un'ulteriore arma. Questi 2 bonus vengono sommati ad eventuali effetti che aumentano le carte in mano o permettono di effettuare attacchi aggiuntivi. Inoltre, lo shogun non perde mai i punti onore a causa della carta Bushido e raddoppia tali punti a fine partita. In questa modalità la vittoria del maestro di spada non viene mai assegnata.
Per eventuali dettagli su armi, azioni, proprietà e abilità dei personaggi, è possibile consultare la sezione finale delle regole di gioco.